Un saluto cordiale, benvenuti e benvenute. Oggi esploriamo qualcosa di pazzesco, un concetto che sta letteralmente rivoluzionando il modo in cui lavoriamo con l'intelligenza artificiale. Dimentichiamoci per un attimo la vecchia noiosa pratica di scrivere un comando dopo l'altro sperando di ottenere un buon risultato. Stiamo assistendo a un vero e proprio salto di paradigma epocale. Passiamo dal dare semplici istruzioni manuali a gestire dei veri e propri lavoratori artificiali autonomi. In questa analisi scopriremo proprio quella che ormai viene definita da tutti l'era del loop engineering. Ecco il nostro percorso per oggi. Vedremo prima l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, poi capiremo cos'è esattamente questo loop engineering, passeremo alle 3 regole d'oro per farlo funzionare, vedremo alcuni esempi e casi d'uso concreti e infine capiremo quando è meglio evitare di usare i loop. Ok, entriamo subito nel vivo con la prima parte, l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Pensiamoci un attimo, negli ultimi 2 anni le cose sono cambiate a una velocità incredibile, vero? Siamo passati attraverso step ben definiti. Nella prima fase il prompt engineering. L'AI era come un neoassunto al suo primissimo giorno, bisognava spiegarle ogni singolo dettaglio. Poi è arrivato il context engineering. Lì abbiamo iniziato a fornirle interi database, documenti su documenti per darle un po' di contesto. Dopo ecco l'harness engineering, l'era degli agenti capaci di prendere un compito enorme e spezzettarlo in tanti sottotask. E oggi ci troviamo nella fase 4, il loop engineering. L'intelligenza artificiale non ha più bisogno di qualcuno che le tenga la mano a ogni passettino. C'è una frase di Peter Steinberger che riassume tutto alla perfezione. Non inviare più prompt agli agenti, progetta loop che lo facciano al posto tuo. Cioè, l'epoca in cui passavamo le ore a limare ogni singola parola dei nostri comandi sta giungendo al termine. I sistemi di oggi, se impostati e guidati bene, i prompt se li scrivono da soli, imparano e si adattano mentre lavorano. E questo, in termini pratici, significa liberare una quantità enorme del nostro tempo, delegando non solo l'esecuzione materiale, ma proprio la direzione operativa. Passiamo alla seconda sezione e rispondiamo alla domanda fondamentale: cos'è di fatto il loop engineering? Dando una definizione chiara, parliamo della pratica di progettare sistemi automatizzati che fanno una cosa straordinaria. Si autoinviano i prompt, eseguono un'azione e, attenzione perché questa è la parte vitale, valutano il proprio lavoro in totale autonomia, fermandosi solo ed esclusivamente quando l'obiettivo prefissato è stato raggiunto. Immaginiamo questo loop come una sorta di project manager virtuale instancabile. È lui che decide: il test è passato? Serve una revisione? Abbiamo finito il budget? Oppure il lavoro può dirsi finalmente concluso? E questo illustra brillantemente il cambio di prospettiva di cui parlavamo. Prima, diciamocelo, il vero collo di bottiglia eravamo noi. L'AI generava qualcosa, noi lo leggevamo, capivamo che c'era un errore e giù a scrivere un nuovo prompt per correggerla. Un avanti e indietro che faceva perdere un sacco di tempo. Con il loop engineering, la gente valuta il proprio output e si autocorregge da solo, iterazione dopo iterazione. A noi arriva solo il risultato finale, già bello, ottimizzato e pronto all'uso. Ma come funziona al suo interno? Il ciclo di un loop ha 4 fasi essenziali. Si parte da un obiettivo, ricorsivo, quindi si pianifica. Poi c'è l'azione. Subito dopo arriva l'osservazione, dove si misura concretamente il risultato. E infine l'adattamento, cioè la correzione vera e propria. Ecco, fermiamoci un secondo su questo. Senza le fasi di osservazione e adattamento non stiamo creando un'intelligenza artificiale autonoma, ma stiamo solo costruendo una macchina velocissima nel ripetere sempre gli stessi errori. E qui arriviamo alla terza parte, forse è la più importante di tutta l'analisi, le 3 regole d'oro. Quindi, il punto cruciale è che per far funzionare questo sistema ci sono 3 necessità assolute, 3 pilastri inderogabili. Primo, obiettivi chiari. Un sistema autonomo non sa cosa farsene di richieste vaghe. Secondo, regole di verifica solide, perché la macchina deve capire esattamente quando ha lavorato bene. E terzo, assolutamente fondamentale, regole di stop inequivocabili, per evitare dei veri e propri disastri operativi. Per capire bene questa storia della verifica, facciamo un esempio pratico. Pensiamo di dover cuocere una torta. L'obiettivo è avere una torta cotta a puntino. Ma come fa il sistema a saperlo prima di spengere il forno? Non gli serve un giudizio estetico, serve una verifica deterministica. Infilare lo stuzzicadente. Se esce pulito, la torta è pronta, il lavoro è finito. Se esce sporco d'impasto, serve più tempo. All'intelligenza artificiale serve esattamente lo stesso principio.
Un metodo concreto, misurabile e oggettivo al 100% per sapere senza alcun dubbio di aver terminato il suo compito. E questo ci porta all'importanza vitale della regola di stop. Bisogna sempre impostare un tetto massimo di iterazioni, che so, magari 20 tentativi. È assolutamente obbligatorio. Sapete perché? Perché senza questa barriera, se per qualche motivo l'obiettivo fosse impossibile da raggiungere, la gente non mollerà mai la presa, entrerà in un ciclo infinito, un vero e proprio buco nero che brucerà migliaia di token e azzererà gran parte del budget in una manciata di minuti, lavorando letteralmente a vuoto. Mettere un limite significa dirgli: se non ci riesci dopo 20 tentativi, fermati semplicemente e segnala dove ti sei bloccato. Procediamo con la sezione 4 per calare la teoria nella pratica, esempi e casi d'uso. Dove danno il meglio di sé questi loop? Sicuramente nei task misurabili e oggettivi. Prendiamo la programmazione. Se il codice ha un errore di compilazione, il feedback per la macchina è immediato e chiarissimo. O pensiamo al popolamento massivo di un enorme e-commerce, dove dei sottoagenti scaricano dati, creano immagini e traducono testi, fermandosi solo quando hanno caricato, diciamo, una determinata quota di prodotti. Lì funziona a meraviglia. Ma attenzione, falliscono miseramente con le richieste soggettive. Dire a un loop «creami un post virale» è inutile. Virale non è un parametro che l'AI può verificare all'istante. E allo stesso modo non ha il minimo senso costruire un'infrastruttura complessa per farsi tradurre al volo 2 righe di testo. Ora, la cosa davvero interessante in questa slide è la gestione temporale della verifica. Ci sono risultati immediati, come il codice che compila o la velocità di caricamento di un sito sotto 1,5 secondi. Lì la gente genera, testa e si corregge in frazioni di secondo. Ma il loop engineering gestisce in modo fantastico anche la verifica ritardata. Possiamo istruire il loop per valutare il click-through rate di una campagna pubblicitaria. La gente lancia la campagna, poi si mette in pausa da solo, aspetta tranquillo 3 giorni, si riattiva in totale autonomia, controlla i risultati reali e fa le sue modifiche in base a come ha reagito il pubblico. È semplicemente geniale. Arriviamo all'ultima parte, la sezione 5, per evitare di fare errori costosi. Quando non usare i loop. Ci sono situazioni in cui forzare l'uso dei loop è solo uno spreco di risorse. Come abbiamo accennato, non vanno mai usati quando un obiettivo manca di metriche chiare o richiede l'intuizione umana pura, quella che non si può tradurre in un semplice numero. Poi, per i task elementari, le classiche operazioni una tantum, un normale prompt diretto è ancora lo strumento migliore. E infine c'è la regola aurea del buon senso. Se per scrivere le complesse condizioni di verifica di un loop impieghiamo più tempo di quanto ne servirebbe per eseguire il lavoro a mano, allora il loop è palesemente lo strumento sbagliato. Per tirare le somme di questa analisi, il loop engineering non è solo l'ennesimo trend del momento, è il vero fondamento per il futuro dell'automazione. Trasforma l'intelligenza artificiale da un semplice assistente che va supervisionato di continuo a un lavoratore instancabile, autonomo e affidabile. Ma il segreto per sprigionare tutto questo potenziale sta interamente nella nostra disciplina progettuale. Dobbiamo fornire confini misurabili, verifiche certe come lo stuzzicadente della torta e limiti di stop assolutamente sicuri. Adottare questo metodo significa ottimizzare radicalmente i nostri flussi di lavoro, tagliando via innumerevoli ore di revisione manuale e abbattendo lo stress operativo. Grazie per aver seguito questo approfondimento. Un saluto cordiale.